Salve amici e bentornati alla mia bottega, qua si restaurano persiane. Sto restaurando questa persiana e per l'occasione ci faccio un bel corso di restauro delle persiane. Questa è la quarta puntata, nelle prime 3 puntate mi avete visto sverniciarla, stuccarla e verniciarla. Oggi ci occupiamo delle parti in ferro, vediamo cosa fargli. Sigla! Voi vi starete domandando, ma se nella terza puntata hai fatto la verniciatura, come mai ora questa persiana non è verniciata? E questo video l'ho iniziato la domenica, ma l'ho verniciata il lunedì, mi sono avvantaggiato approfittando del giorno di festa. E con tutti questi video che sto facendo ci faccio una playlist che vi compare qua in questo momento e sarà questo il corso di restauro delle persiane. Ad ora prevedo 6 video, ma è probabile che ne farò qualcuno di più. In questo quarto video, come dicevo, mi occuperò delle parti di ferro. Sono state verniciate, probabilmente con più di una mano di vernice, perché questa persiana prima aveva il verde e poi sopra gli era stato dato questo colore che vedete ancora sulle parti in ferro. E dovrei sverniciarle. Come faccio per sverniciarle? Abbiamo già visto quando ho restaurato, quando ho fatto la sverniciatura di questa persiana, per sverniciare le cerniere ho usato il flex, quindi ho portato via la vernice con la spazzola d'acciaio montata sul flex. Però queste parti, le cremonesi, vedo che, come potete vedere, nelle parti che erano a contatto col legno e che quindi non sono state verniciate sono in ferro tropicalizzato, quindi potrebbe essere un peccato rovinare la tropicalizzazione per poi dover verniciare. Quindi ora ho intenzione di sverniciare in maniera delicata queste parti metalliche per vedere esattamente com'è sotto la situazione, e se vedo che ne è il caso le rimonto così come sono, che sarebbe molto più bello che se sono verniciate. Se invece vedo che la cosa non è fattibile, le rivernicerò. Quindi cominciamo a sverniciare in maniera delicata, via! Qui abbiamo tutto quello che ci serve per fare questo lavoro, e anche per questo lavoro, come quasi sempre, userò esclusivamente prodotti di Antichità Belsito. Ora cercherò di sverniciare senza rovinare la tropicalizzazione, ma già è possibile vedere che in alcuni punti c'è della ruggine, mentre in altri punti, come qua o come qui, come abbiamo visto, la tropicalizzazione è perfettamente mantenuta. Guardate qua com'è bella lucida. Per cui vediamo cosa c'è sotto questa vernice. Per prima cosa devo aprire lo sverniciatore, già ve l'ho fatto vedere in un altro video come si apre lo sverniciatore e come si usa. Ve lo metto qua ora in alto a destra, tutti gli usi dello sverniciatore. Aprire lo sverniciatore è un'operazione che ha i suoi pericoli, perché come vedete c'è della pressione qua dentro, quindi se ora io prendo questo anello e lo strappo mi potrebbe arrivare in faccia uno schizzo di sverniciatore. Quindi la tecnica giusta è prendere questo anello, coprire con della carta, uno straccio, quello che sia, e strappare. Ok, ecco, è venuto e ora non schizza più. La pressione si è scaricata ed ora posso usare lo sverniciatore. Prima di cominciare questo lavoro sarà bene mettere i guanti, quelli più pesanti in neoprene, quelli in nitrile o addirittura in lattice, assolutamente non vanno bene. E ora posso mettere dello sverniciatore in questo barattolino e partiamo con il lavoro. La difficoltà di questa operazione è che queste parti metalliche non hanno superfici piane, per lo più sono superfici tonde e anche piuttosto piccole, per cui con il pennello è estremamente difficile lasciare uno strato uniforme di sverniciatore, motivo per cui vedrete che in alcuni punti scioglierà, in altri punti scioglierà meno, e dovrò passare lo sverniciatore più volte. Se fosse una superficie liscia il tutto sarebbe molto più semplice.
In altri video mi avete visto sverniciare parti metalliche inzuppando le parti nello sverniciatore come fosse un biscotto nel latte, ma questo è possibile farlo quando sono piccole parti come pomelli o maniglie. In questo caso non è possibile, per cui lo sverniciatore glielo passo così con il pennello. Un'altra tecnica interessante potrebbe essere immergere le parti metalliche nell'acetone in una bacinella, ma anche questo non sarebbe possibile farlo. Ok, già possiamo vedere che sta cominciando ad agire. In pochi minuti riesce a sciogliere questa vernice. Lasciamo agire ancora un pochino e poi andiamo avanti. Benissimo, sono passati sì e no 5 minuti. E vediamo che oramai credo che si possa tentare di togliere questa vernice. Quindi prendo un altro barattolo e ci metto dentro dell'alcol. E con questo proviamo a sfregare e vediamo che succede. Con una spazzola di plastica rigida. Se usassi una spazzola di acciaio rovinerei tutto, non posso assolutamente farlo. Ancora stenta un pochino. Sta andando via, però ancora non è pronto. Quasi però. Via, ridò lo sverniciatore e aspettiamo altri 10 minuti. Questa volta ho avuto un po' troppo fretta. Lo sverniciatore è veloce e efficace, ma bisogna dargli i suoi tempi, che sono un pochino più lunghi. Ok, è passato anche un po' di più. Facciamo un altro tentativo, vediamo ora se va via alla perfezione. Purtroppo per questo lavoro non posso raschiare con raschietti, scalpelli, addirittura non posso usare neanche la lana d'acciaio, motivo per cui devo aspettare che la vernice sia perfettamente sciolta, altrimenti non riesco a portarla via. Però in qualche punto ancora stenta, voglio provare con l'acetone. Ok, e ora vediamo. L'acetone è un solvente molto più efficace, ma è anche molto più volatile, cosa che in alcune situazioni è un vantaggio. In questo caso assolutamente non è un vantaggio, perché tende ad evaporare prima di aver fatto efficacia, quindi continuo a stenderlo su tutta la superficie ed alla fine riesco a pulire tutto alla perfezione, per cui funziona, è un sistema che funziona. Bisogna avere molti solventi e provarli tutti fino a trovare quello più adatto. Ok, ma decisamente meglio. A questo punto asciugo con un pezzo di panno carta. Asciugo non tanto per togliere l'acetone, perché appunto è un solvente molto volatile, se ne andrebbe in pochi secondi, quanto per togliere le ultime tracce di vernice che assolutamente non debbono rimanere lì. Ed ecco il risultato finale. C'è un po' di ruggine, c'è un po' di parti ancora ben tropicalizzati, e facciamo un trattamento a queste parti e vediamo. Intanto andiamo avanti. Ed ecco che mi imbatto con il problema a cui facevo cenno prima. Non sono riuscito a stendere uno strato uniforme di sverniciatore. Dove ne ho steso in abbondanza, la vernice viene via all'istante. Nei punti in cui invece me ne è rimasto troppo poco di sverniciatore, come vedete non riesco a portarlo via. Continuo a sfregare con la spazzola di plastica, ma come vedete in questi punti non viene via in alcun modo. Forse la soluzione ideale sarebbe stata creare una piccola vasca della misura esatta di questa cremonese con delle assi di legno, adagiarci dentro un telo di plastica, mettere dentro la cremonese e versare dentro dell'acetone, coprire sopra in qualche modo in modo che l'acetone non evaporasse e lasciare così per un paio d'ore. Sicuramente sarebbe venuta via all'istante, ma non ci ho pensato al momento del lavoro, ci ho pensato dopo. Nulla da fare, ci vuole altro sverniciatore. Per cui vado avanti pennellando abbondantemente sverniciatore, che fortunatamente è molto economico, come vi ho detto,
La tanica che avete visto prima costa poco più di 17 euro, altri sverniciatori non ce se ne prende neanche un chilo, comunque sembra essere efficace. Pennellerò abbondantemente e ora aspetterò un po' più a lungo e vediamo cosa succede. Allora, sono giunto alla conclusione che se non gratto un pochino con la sola spazzola d'acciaio, qua non se ne viene fuori. Ora sta venendo via molto meglio comunque. Però ora farò un tentativo di togliere così con la spazzola d'acciaio e poi come qui che non mi viene via, con un pezzo di legno rastio. Ecco, infatti vediamo che così viene via molto meglio. Questo trucco del tassello di legno a quanto pare è molto efficace. Avrei potuto usare anche un oggetto di plastica dura, ma avevo a disposizione questo tassello di legno, uso questo e a quanto pare va benissimo. Riesco a portare via la vernice senza fare troppa fatica. Come vedete, sotto questa verniciatura, che purtroppo era stata fatta non si sa bene per quale ragione, c'è un metallo tropicalizzato davvero molto bello, sembra quasi dorato. Il motivo per cui ho deciso di togliere tutta questa vernice e lasciare a vista il metallo così tropicalizzato con delle parti un po' scorzate, ma trattandosi di una persiana molto vecchia che è in un centro storico, un metallo così antichizzato naturalmente, trovo che sia davvero molto bello, molto più bello che mettere del metallo nuovo o peggio ancora riverniciare questo metallo. Fra l'altro sulla tropicalizzazione una nuova verniciatura non avrebbe aderito molto bene, esattamente come non aveva aderito bene la vecchia verniciatura che infatti era in più punti scorzata. Per cui non solo sarà un lavoro più bello ma anche più duraturo e decisamente più consono per la funzione che deve fare. Dopo questo lavoro di pulitura potrebbe essere una buona idea dargli del convertitore, perché in alcuni punti c'è della ruggine, per lo più no, vedete che c'è una tropicalizzazione ancora in perfette condizioni, nonostante che queste parti metalliche hanno svariate decine di anni, quindi è un trattamento decisamente efficace. Dicevo, sarebbe bello dargli del convertitore, ma perlomeno il convertitore che uso io farebbe diventare la ruggine completamente nera, ma soprattutto creerebbe delle patine scure anche sulle parti non arrugginite, anche sulle parti tropicalizzate. E questo non sarebbe molto estetico, non sarebbe molto bello, per cui preferisco evitarlo e gli farò un trattamento con olio cotto. L'olio cotto è un olio seccativo che quindi si indurisce e crea una patina molto duratura che proteggerà il metallo dalla corrosione per molti anni, soprattutto se queste persiane verranno tenute chiuse e quindi non verranno mai il sole, mai le intemperie, come è stato fino ad oggi. Infatti avete visto nelle puntate precedenti di questo corso che questa persiana aveva il lato interno in perfette condizioni e il lato esterno completamente marcio. Se invece queste persiane verranno tenute spesso aperte, sarà bene ogni 2-3 anni dare una nuova passata di olio cotto a tutte le parti metalliche. Ed a questo punto il lavoro è quasi finito, non ci resta che dargli una mano di olio di lino cotto che proteggerà dalla ruggine e ravviverà il colore e a quel punto il lavoro sarà finito. Una curiosità: l'olio di lino cotto ha la capacità di assorbire l'ossigeno, quindi dall'aria assorbe l'ossigeno e guardate quello che è successo a questa bottiglia dopo che l'ossigeno è stato tutto assorbito. E a questo punto prendo una piccola pezza che poi dovrò distruggere, perché una pezza impregnata di olio di lino è soggetta a prendere fuoco, autocombustione. Non sempre accade, può accadere, quindi è meglio evitare di correre questo pericolo.
In realtà io ho tentato più volte di causare questa autocombustione esponendo anche gli stracci imbevuti di olio di lino cotto al sole, al caldo sole dell'estate, ma non ci sono mai riuscito. Però dicono che sia vero, che può causare, che può accadere questa autocombustione, per cui facciamo attenzione, magari dopo il lavoro immergiamo gli stracci in acqua oppure li distruggiamo, gli diamo fuoco in un posto sicuro. Questo trattamento non solo aiuterà questo metallo ad essere bello più a lungo, ma è un trattamento a olio, appunto, per cui è un trattamento molto ecologico, esattamente come è stato un trattamento ecologico la verniciatura fatta alle persiane, una verniciatura ad acqua. Ok, ora lasciamo essiccare quest'olio e poi possiamo rimontare tutto. Questa pezza invece la distruggiamo prima che ci vada a fuoco. Ed a questo punto non ci resta che rimontare la cremonese sulla sua persiana, e facciamo molta attenzione a rimontare la cremonese sulla sua persiana. Cioè, se stiamo restaurando parecchie persiane di varie finestre, facciamo attenzione a non perdere di vista ogni cremonese a quale persiana appartiene, perché se dovessimo rimontare una cremonese su una persiana diversa, magari poi non va più bene, perché magari le persiane non sono tutte uguali, o magari qualche cremonese è stata leggermente modificata, magari con una lima perché non si agganciava bene sui ganci, e poi ce ne accorgiamo quando abbiamo rimontato le persiane sulle loro finestre. Quindi in qualche modo segniamo le varie persiane, le varie cremonesi con dei numeri, con qualunque modo vi possa venire in mente, e rimontiamo ogni cosa al suo posto. Come vedete ora funziona tutto alla perfezione, non ci resta che rimontare il gancio, e anche questo lavoro l'abbiamo completato. Ho rimontato tutto con viti nuove, ma anche queste tropicalizzate, e così tutto avrà uno stesso aspetto e tutto sarà protetto dalla ruggine e durerà molto a lungo. Ecco fatto. E qua si conclude questo lavoro, ma non si conclude il corso di restauro delle persiane, infatti ci saranno altre puntate. Come vedete sono tornate perfettamente nuove, o quasi. Va benissimo che siano quasi nuove, non esattamente nuove, perché vanno in un centro storico, quindi è bello che si veda che siano un pochino vecchie. Soprattutto vedete la parte in ferro, le parti metalliche così antichizzate naturalmente, sono decisamente molto più belle che se avessimo messo delle ferramenta completamente nuove. In teoria era possibile fare anche una verniciatura antichizzata, questo magari lo possiamo vedere in prossime puntate sul corso di restauro delle persiane. In questo caso era bene non spenderci troppo, perché appunto sono persiane che erano in condizioni troppo pessime, quindi non so quanto durerà a lungo questo lavoro. Se avessero fatto il lavoro prima che la persiana diventasse marcia, come avete visto nelle prime puntate, probabilmente questo lavoro sarebbe durato molto più a lungo. Appunto, come vi ho fatto vedere nell'altro video precedente, questa stessa verniciatura l'ho fatta su questi sportelloni e sono oltre 10 anni che li ho verniciati, ancora non sono nemmeno scorzati, soltanto si sono leggermente sbiaditi nella parte che prendono il sole. Il lato che non vede mai il sole, come potete vedere, è ancora perfettamente come appena verniciato, quindi anche queste persiane potrebbero durare così a lungo, ma ho qualche dubbio appunto per le condizioni che era il legno. Quindi se avete delle persiane che si stanno rovinando, prendete provvedimenti prima di arrivare al marciume. Quindi in conclusione possiamo dire che fare un lavoro così va benissimo, ma valutate voi le condizioni della persiana e se vale la pena restaurare una persiana oramai pressoché marcia, vecchia,
con la gobba, sdentata, con le rughe, c'ha perfino i baffi. Dici a me? Ma tu chi sei? Io sono a vecchia persiana che fa danza della panza e del ventre. Ecco, fai bene a dirlo, perché se no nemmeno si capisce cos'è che stai facendo. Ma cos'è che tieni appeso alle orecchie, sta roba, cos'è? Ah, questi? No, visto come hai sistemato la ferramenta dell'altra persiana, speravo che sistemavi anche la ferramenta mia, così magari divento bella come l'altra vecchia persiana. A te per farti diventare bella ci vuole Mago Merlino, altro che un restauratore. Ciao ragazzi! Qua si conclude il video, ma non certo il corso di restauro delle persiane, quindi in attesa di pubblicare il prossimo video, la playlist con tutti i video sul restauro delle persiane ve la metto qui. Qua vi metto la playlist sul restauro delle finestre, qua dei mobili antichi e qua qualche altro video che vi può piacere. Ciao ragazzi, a presto, buon weekend a tutti, ciao ciao!